Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo il frame HSK RC Martian 4, telaio da 5 pollici, ideale per drone FPV freestyle. Se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo le parti in fibra di carbonio, la viteria per assemblarlo, una PDB con connettore XT60, dei gomini per l'atterraggio, una spugna per la batteria e lo schema per montare il telaio. La PDB è una di quelle semplici senza back, comunque ormai gli ESC 4 in 1 sono diventati lo standard e non vi serve più di tanto, ma nel caso vogliate usare ESC singoli può tornare utile averla. Vediamo ora lo spessore delle parti in carbonio. I braccetti sono da 4 mm. La piastra superiore è da 2 mm. La piastra inferiore è divisa in due parti, entrambe da 2 mm. I supporti per la videocamera FPV sono da 1,5 mm. A questo punto assembliamo il frame seguendo lo schema che ci viene fornito in dotazione. Partiamo dalla bottom plate, la parte anteriore dove andrà collegata la videocamera FPV è quella più lunga, prendiamola e mettiamo da parte l'altra. A questo punto individuiamo 4 viti da 16 mm e 4 viti da 12 mm. Usiamo questi ottofori mettendo le viti da 12 mm all'esterno e le viti da 16 mm all'interno. Ora sistemiamo i 4 braccetti. Inseriamoli nella struttura in modo che le punte combacino tra loro. Adesso prendiamo la seconda parte della bottom plate e mettiamola sopra. Prendiamo i press nut e iniziamo ad avvitarli a mano. Continuiamo stringendo bene le viti. A questo punto, se decidete di usare la PDB, mettete prima questa protezione in plastica per isolarla dai dadi a pressione. Poi bloccatela con gli stand-off in plastica. Personalmente dubito che lo userò, quindi la rimuovo. Ora montiamo le colonnine, ne abbiamo 3 lunghe e 4 corte. Prendiamo anche una vite di quelle piccole per ogni colonnina. Sistemiamo i 4 stand-off corti nella parte posteriore del frame, mentre i 3 più lunghi li mettiamo così nella parte anteriore. Ora sistemiamo i supporti per la videocamera FPV in questo modo. Concludiamo mettendo la piastra superiore e fissandola con 7 viti corte. Perfetto, il frame è assemblato, la struttura rimane abbastanza rigida, quindi è un buon segno. Il peso totale è di 118,2 grammi. L'interasse del Martian 4 è di 220 mm, possiamo usarlo quindi con eliche da 5 pollici. Le videocamere FPV possono essere bloccate in 2 punti e lo spazio è pensato per quelle dal formato standard. All'occorrenza comunque possiamo usare anche quelle più piccole abbinate ad un adattatore. Il Martian 4 si presenta come un frame FPV da freestyle e i più attenti di voi avranno trovato le linee di questo telaio piuttosto familiari. Infatti il Martian 4 non è altro che un clone dell'Impulse RC Reverb, frame da freestyle molto apprezzato dalla community FPV internazionale. Questo frame va a rimpiazzare quello che fu l'Alien, svecchiando delle linee che ormai risultavano superate e proponendo novità strutturali come la piastra inferiore divisa in 2 parti. Il Martian 4 però non è un clone 1 a 1, in quanto ha avuto modo di fare delle stampe 3D del Reverb e non tutte sono risultate compatibili. In particolare le distanze degli stand-off anteriori e posteriori sono diverse, mentre per quanto riguarda la forma dei braccetti è uguale, quindi i paramotori del Reverb sono compatibili con il Martian. In ogni caso comunque le stampe specifiche per il Martian 4 non mancano, infatti ho stampato il front bumper, il supporto per la Cadix Orca, il supporto per l'antenna e il paramotore. Oltre a quelle che ho fatto ce ne sono tante altre per vari modelli di GoPro, GPS e così via. In descrizione vi lascio il link a quelle che ho fatto io. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo Martian 4 mi è piaciuto. Infatti questo frame è la dimostrazione che non è necessario spendere cifre esagerate per avere un prodotto valido e funzionale. Molto spesso quello che fa la differenza è il come è progettato un frame e questo, riprendendo le linee del Reverb, risulta essere molto valido.
Inizialmente ho preso questo telaio per una build a basso costo che inizierà a breve, ma dopo averlo analizzato meglio credo che ne prenderò un altro per una build con componenti più di qualità. Questo frame infatti non ha nulla da invidiare ad altri ben più costosi che ho recensito qui sul canale. In conclusione, se cercate un frame economico ma con un design moderno e al passo coi tempi, sicuramente il Martian 4 è una scelta da prendere seriamente in considerazione. In ogni caso io comunque valuterei questo Martian a prescindere dal fatto che stiate cercando un frame economico o meno, in quanto inquadrerei questo telaio in un'interessante fascia media. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.